andare in bagno, guardare nel water e accorgersi che qualcosa non va. Trovare l'urina rossa, colorata di un rosso vivo o magari più scuro, simile a una bibita alla cola. È un'esperienza che genera un'immediata ondata di panico. La prima reazione è quasi sempre la paura profonda, lo smarrimento, il pensiero che corre subito alla diagnosi più grave possibile. Sono il dottore Andrea Del Grasso, medico chirurgo, urologo e andrologo. Nei miei studi medici di Pistoia, Prato e Pescia mi trovo molto spesso ad accogliere pazienti spaventati da questo specifico sintomo. Oggi sono qui per parlarvi in modo estremamente franco, scientifico ma accessibile. Voglio spiegarvi cosa significa davvero questo segnale del corpo, perché non bisogna mai ignorarlo, ma anche perché la paura irrazionale non serve a nulla se non a farci perdere tempo prezioso. In medicina questo fenomeno si chiama ematuria. Significa, molto semplicemente, presenza di globuli rossi all'interno delle urine. Può manifestarsi a qualsiasi età, nell'uomo come nella donna, anche se le implicazioni cliniche cambiano sensibilmente a seconda del sesso, degli anni del paziente e della storia medica personale. La salute dell'apparato urinario dipende da un perfetto equilibrio e la presenza di sangue è il modo che il nostro organismo ha per dirci che lungo la strada, dai reni fino all'esterno, c'è una lesione, un'infiammazione o un ostacolo che sta sanguinando. Nei prossimi minuti cercheremo di capire insieme come si affronta questo percorso, smontando alcuni falsi miti e mettendo ordine tra le priorità cliniche. C'è una distinzione fondamentale che dobbiamo fare subito. L'ematura può essere di due tipi. Parliamo di macroematuria quando il sangue si vede chiaramente ad occhio nudo. Bastano pochissime gocce di sangue per colorare un intero flusso, trasformando il liquido in un'urina rossa ben visibile. Esiste però anche la microematuria, ovvero la presenza di sangue invisibile ad occhio nudo, che viene scoperta per puro caso durante un normale esame delle urine di routine o un controllo aziendale. Voglio che un concetto vi rimanga impresso nella mente in modo indelebile. La gravità della causa sottostante non dipende da quanto sangue vedete. Un microscopico tracciato di sangue invisibile può talvolta nascondere un problema serio, così come un'urina completamente rossa può essere legata a una banale infezione passeggera. Molti pazienti cadono in un inganno psicologico molto pericoloso. Notano un episodio di sangue nelle urine, magari una sola mattina, poi bevono 2 bicchieri di acqua in più, l'urina torna limpida e pensano: va bene, è passato, non è nulla. Questo è l'errore più grave che si possa commettere in ambito urologico. Il fatto che il sangue scompaia dopo un singolo episodio non significa affatto che la causa sia guarita. Molte patologie urologiche, comprese le lesioni tumorali nelle prime fasi, hanno un sanguinamento intermittente. Sanguinano un giorno, poi si fermano per settimane per poi riprendere quando la situazione è più avanzata. Qualsiasi traccia di sangue è visibile, anche se si è verificata una sola volta e poi scomparsa, richiede l'intervento del medico. Analizziamo ora quelle che sono le principali cause dell'ematuria. Per capire da dove proviene il sangue, dobbiamo immaginare l'apparato urinario come un impianto idraulico. Abbiamo reni che producono l'urina, 2 tubicini chiamati ureteri che la portano verso il basso, una grande cisterna di raccolta che è la vescica e infine un ultimo canale, l'uretra, che permette lo svuotamento. Il sanguinamento può originarsi in qualunque punto di questo percorso. Una delle cause più frequenti e fortunatamente meno gravi è rappresentata dall'infezione delle vie urinarie, come la cistite nella donna o le prostatiti e uretriti nell'uomo. In questi casi la parete interna della vescica o dei canali si infiamma a tal punto da diventare fragile e sanguinante, quasi come le gengive infiammate che perdono sangue quando spazzoliamo denti. Di solito queste forme sono accompagnate da bruciore intenso durante la minzione e dal bisogno continuo di correre in bagno. Un'altra causa classica è la calcolosi urinaria.
I calcoli sono veri e propri sassolini di sali minerali che si formano nei reni. Quando si muovono e scendono lungo gli ureteri, rascano le pareti interne dei canali orologici, come se fossero carta vetrata. Questo sfregamento provoca un sanguinamento immediato e quasi sempre si associa a un dolore violento e tipico della colica renale. C'è poi il capitolo legato all'ipertrofia prostatica benigna, l'ingrossamento naturale della ghiandola prostatica nell'uomo maturo. La prostata ingrossata sviluppa una rete di vasi sanguigni superficiali molto fragili, che, sotto lo sforzo della minzione, possono rompersi. In questo scenario specifico si osserva spesso il sangue alla fine della minzione. L'uomo urina normalmente e proprio nelle ultime gocce, quando la vescica si contrae per spremere le ultime gocce e preme sulla prostata, compare il colore rosso vivo. Esiste infine la causa che noi urologi dobbiamo tassativamente escludere per prima, specialmente nei pazienti fumatori, ex fumatori o sopra i 50 anni, le neoplasie uroteliali, ovvero tumori della vescica, del rene e delle vie urinarie. Queste lesioni tumorali tendono a formare vasi sanguigni anomali, molto deboli, che si rompono facilmente senza provocare alcun tipo di dolore. Un'ematuria macroscopica asintomatica, cioè sangue visibile ma senza bruciore, senza febbre e senza coliche renali, è, fino a prova contraria, un segno che ci obbliga ad indagare immediatamente la presenza di una neoformazione. Non dobbiamo spaventarci prima del tempo, ma dobbiamo agire con assoluto rigore clinico. Quando un paziente si rivolge a me per un problema di questo tipo, magari contattando le mie strutture come urologo a Pistoia, Prato e Pescia, stabiliamo immediatamente una scaletta di esami diagnostici ben definita dalle linee guida della Società Europea di Urologia. Non si tira ad indovinare, servono esami di immagini e accertamenti mirati. Il punto di partenza è sempre un esame delle urine con urinocultura e un'ecografia completa dell'addome inferiore e dell'apparato urinario. È un esame rapido, non invasivo, che ci permette di visualizzare i reni e la vescica, evidenziando la presenza di calcoli voluminosi, dilatazione dei canali o masse sospette all'interno della cavità vescicale. L'ecografia è un ottimo screening iniziale, ma non vede tutto, soprattutto le lesioni molto piccole o piatte. Per questo motivo associamo quasi sempre la citologia urinaria su 3 campioni. Questo esame consiste nel raccogliere le urine per 3 giorni consecutive. Il laboratorio cercherà al microscopio la presenza di cellule alterate o tumorali che si sono staccate dalla parete della vescica o dei reni e sono finite nell'urina. Se l'ecografia o la citologia mostrano dubbi o se il paziente ha fattori di rischio importanti, l'esame gold standard definitivo è la cistoscopia flessibile. So bene che la parola cistoscopia spaventa profondamente i pazienti, associandola all'idea di un esame doloroso e invasivo. Voglio rassicurarti, oggi utilizziamo cistoscopi flessibili a fibre ottiche sottilissimi, che seguono delicatamente le curvature naturali dell'uretra. L'esame dura pochissimi minuti. Viene eseguito in anestesia locale tramite un gel lubrificante anestetico e ci permette di guardare direttamente su un monitor l'interno della vescica, escludendo con certezza assoluta qualsiasi anomalia. Trovare del sangue nelle urine è un campanello d'allarme che il nostro corpo attiva per richiamare la nostra attenzione. Non è una condanna, non significa automaticamente avere una brutta malattia, ma rappresenta un chiaro invito a non voltarsi dall'altra parte. La stragrande maggioranza delle cause si risolve con terapie mirate, farmacologiche o mini-invasive, a patto di intervenire prima che si sviluppino complicanze o che la patologia progredisca. La prevenzione e la prontezza diagnostica sono gli strumenti più forti che abbiamo a disposizione per proteggere la nostra salute urologica.
Se avete vissuto un episodio di questo genere o se un vostro esame recente ha evidenziato tracce di sangue non visibili, vi invito ad approfondire leggendo l'articolo scientifico dedicato sul mio sito internet ufficiale. Lì troverete anche tutti i canali di contatto e i dettagli logistici per prenotare un consulto specialistico o una visita d'urgenza direttamente presso i miei studi di Pistoia, Prato e Pescia. Prima di salutarci, vi invito a sostenere il mio lavoro di divulgazione medica. Lasciate un commento qui sotto raccontando la vostra esperienza e i vostri dubbi. Iscrivetevi al canale cliccando sul tasto qui in basso e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui temi della salute e della prevenzione. Prendetevi cura di voi stessi, la salute viene prima di tutto. Ci vediamo al prossimo video.